Buongiorno e benvenuti a This is My Architecture. Io sono Dario, oggi sono qui con Luca di Neosperience. Buongiorno Dario. Neosperience, cosa fate di bello? Neosperience è una software company che si pone l'obiettivo di infondere empatia nella tecnologia, fornendo a brand e marketer la possibilità di comprendere che cosa rende unica la loro customer base e targetizzarli con messaggi mirati uno a uno. Ah, interessante. E quindi ci fai vedere un pochino l'architettura oggi? Sì, vediamo la funzionalità di Image Memorability di Neosperience Cloud. Memorability? Cosa intendi? Si tratta di un insieme di modelli di deep learning che vanno a stimare quanto un'immagine rimane impressa nella memoria di chi la guarda e a determinare quali feature di quell'immagine sono più rilevanti per la memorabilità. È importante per i marketer perché fornisce un valido strumento a supporto delle iniziative di campagne. Interessante, come funziona? Dal PC del marketer l'immagine viene caricata all'interno di un bucket S3 che risveglia una funzione lambda mediante un trigger. La funzione lambda effettua delle verifiche sull'immagine, se è adatta, se è del formato supportato o delle dimensioni sufficienti, e compone un task che viene inoltrato su una code SQS. In ascolto sulla code SQS è presente una funzione lambda, la quale ha l'obiettivo di bilanciare l'elaborazione di questo specifico task mediante l'utilizzo di istanze Deep Learning AMI in cloud o GPU on-prem. Ah, quindi si tratta di un'architettura ibrida? Sì, perché l'elaborazione dei modelli Deep Learning per la memorabilità richiede l'utilizzo di GPU anche nella parte di inferenza. Di conseguenza la funzione lambda deve verificare mediante una tabella di appoggio DynamoDB l'esistenza di risorse utili per elaborare quello specifico task. Qualora la risposta sia negativa, la lambda va a risvegliare l'opportuna istanza Deep Learning AMI. Chiaro. L'istanza Deep Learning va a recuperare dalla code SQS il job e le informazioni e i dati necessari per l'elaborazione. Una volta terminata l'inferenza, viene inoltrata l'immagine relativa alla heatmap, quindi alle feature dell'immagine che hanno maggiore impatto sulla memorabilità al client e viene notificato mediante SQS sia al PC del marketer in ascolto, sia ad eventuali servizi di terze parti, la disponibilità di un risultato sulla memorabilità. Andando di fatto a chiudere il ciclo. Assolutamente. È molto interessante, quindi siamo di fronte ad un'architettura di tipo serverless. Qual è il cuore del... Il cuore dell'architettura è l'insieme di funzioni lambda che fanno bilanciamento di carico sulle istanze deep learning e on-prem e soprattutto bilanciamento di carico in base alle feature dell'immagine e al modello che si vuole applicare. Molto interessante. Sviluppi futuri? State già pensando? Assolutamente sì, abbiamo in programma di utilizzare nuove funzionalità di API Gateway come ad esempio il supporto WebSocket per disaccoppiare interamente il client rispetto alla parte di servizi, permettendo di comunicare mediante endpoint completamente REST e WebSocket per il push delle informazioni. Ho capito. Altro sviluppo che abbiamo in programma, grazie al rilascio, l'ultimo reinvent del Lambda Layers e del supporto dell'Elastic GPU, supporto per Elastic GPU, non appena le Elastic GPU saranno disponibili sulle Lambda, saranno supportate dalle Lambda, il nostro obiettivo è quello di andare a rimuovere l'utilizzo di un'istanza Deep Learning AMI per svolgere l'intero flusso mediante funzioni lambda interamente serverless. Quindi semplificando ulteriormente ancora l'architettura. E garantendo una migliore scalabilità al sistema che non ha latenze di accensione e spegnimento delle AMI. Estremamente interessante. Grazie mille Luca. Grazie. E grazie a tutti per aver guardato e essere stati con noi a questa edizione di This is My Architecture.